Cinema. Ja, die komt van dit veld. Die werkt niet? Nee, ze werkt niet. En die werkt in het midden. Ja, en je weet hoe het midden gaat worden tegen Paul Martin gaat. Nee, daar hebben we het al over gehad. Dat vind ik wel goed. Ja, maar ik vind het ontzettend lang. Echt, dat weet je. Ja, maar ik kan het niet eten. Ik wil even niet zelf. Nou, wie komen er dan? Als er niet over gaat, wie komen er dan? Er komen Oom Martin, jij, ik, Aagje, Dirkje, Ja. Arend, dat zijn Ja. met z'n 6, 7. Die Willem, Willem die komt niet. die wil ik je mee Nee, die komt praten niet. met buurvrouw. Nee, die komt. Die denkt altijd dat hij zo geestig is. Hij komt zo geestig uit de hoek dat je hem er direct weer in wilt trappen. Weet je wat hij tegen mij zei vorige keer? Nou. Ik zei tegen hem, jij bent zeker de leukste thuis. En hij zei, ja, op de doorknop nou, want die geeft iedereen een handje. Oh. Dat wil ik niet. Nee, die komt niet.
Bentornato, signor Billy. Ci siamo molto preoccupati per voi. Perché? A causa di quell'esplosione. Che esplosione? A Ostenda. Ah, sì, l'ho saputo ad Anversa, sì. Orribile. Panni sporchi. Il signor William è stato in grande apprensione. È fuori a badare le sue faccende. Sì, ora sì. Tu stai bene? Grazie. Fatto buon viaggio di ritorno? È stato esecrabile. Avete bisogno di qualcos'altro? Te. Buongiorno, signor Grande. Signor Turner, buongiorno. Joshua, Buongiorno, signore. Siamo invasi dai topi. di quelli non c'è penuria in città. Disgraziati bastardi. È una vera epidemia. Che posso fare per voi oggi? Vediamo. È tornato, vero? Lo aspettiamo da un giorno all'altro. Ah, bravo, il figliol prodigo. Pronti? Cosa vi preparo? Un'oncia di giallo cromo. Giallo cromo, Joshua. Giallo cromo, signore. Un sacchetto grande di biacca. Biacca, certo. Che prezzo fate per una vescica di blu oltremare? Faccio il miglior prezzo possibile. E il miglior prezzo possibile sarebbe? Blu oltremare? Arriva da molto, molto lontano, Afghanistan. Cos'altro vi serve? Olio di papavero rosso indiano. Olio di papavero, Joshua. Sì, signore. Ecco il tuo splendido maiale. Ah sì, è bello. Sì, ha un bel sorriso stampato in faccia. Preparata la salsa? È tutto pronto tranne le cervelle. Bene. Oh, povero me. Gradite una tazza di tè, signor William? Grazie, Anna. Però meglio sistemare prima i vostri acquisti. Sì, forse è meglio. Sì. Farò riposare dopo le mie gambe. Oh. Sei tornato, Billy, ragazzo mio. Ah, papà! Ho temuto che anche tu fossi esploso. Ho passato giornate intere in ginocchio a pregare per te. Avete offeso i vostri piedistalli per niente, papà. Ero a 100 miglia da lì. Ne avrai sentito parlare? Sì, certo. Oh, terribile, quanti morti innocenti, 40 o forse più. Sì, anche qualche coraggioso soldato fra loro. Sono contrariato nell'apprendere che indulgevate in preoccupazioni. È una cosa naturale. Papà. Com'è stata la traversata? Ah, mare calmo alla partenza, increspato nel mezzo. Sei salpato da Rotterdam? No, Dieppe.
La carrozza da Brighton si è rivelata un penoso travaglio. Come mai? Una zeppa di femmine chiacchierone starnazzanti. Più una megera sifilitica coi fianchi larghi quanto la Victory a Trafalgar. Sono stati viaggi proficui? Oltremodo rigeneranti, papà. A Amsterdam ho dato un'occhiata a Rembrandt, Militia Company, Cattedrale di Anversa, Rubens, il Trittico, le Fiandre, piatte come la tetta di una strega. Grazie, Anna. Birichina che sei. Hai trovato alloggi accettabili? Una Stamberga puzzolente a Dieppe. Poi sono andato al porto. Esposizione a ovest, bei tramonti. Ah, papà, mi serve un 8x6. Beh, io avrei una 7x5 e mezzo già trattata e pronta. Dovrebbe andare. Molto bene. Cosa più importante, voi come siete stato? In buona salute, grazie a Dio. I vostri bronchi crepitano ancora? La settimana scorsa aveva l'affanno. E ottobre non ha ancora girato l'angolo, eh? Sono stato dal signor Grande. L'oltremare è aumentato di una guinea vescica. Buon Dio, quel brigante continua a derubarci. Ti serve una bella rasatura. Potrebbe darsi, in effetti. Ma al momento vado a gettarmi tra le braccia di Morfeo. No. Ho fatto un viaggetto ovest a Exeter giorni fa. Come sta il vecchio zio? Si fa forza, tutto sommato. Tutto sommato cosa? La sua età, la solitudine. E ecco il punto. Vuole organizzare una riunione di famiglia. Vuoi altra guancia di maiale? Sì, datecene un altro pezzetto. Vi manca un bottone, signor Billy. Sì, sì. Abbiate la cortesia di entrare nel vestibolo. L'oscurità ha uno scopo ben preciso. Sarò di ritorno fra pochissimo. Che strana accoglienza. Signora? Signori? Ecco a voi! Ci sono 3 gradini. Prego, osservate con comodo.
come stai? Molto bene, grazie. Volete accomodarvi? Senz'altro. Lui è in casa? Sì, vado a dirgli che siete qui. Posso dirglielo da sola, grazie tanto. Buongiorno, signore. E buona giornata a voi, signora D. Come vi troviamo in questo mattino così luminoso? Straordinariamente impegnato, signora. Come sempre, quindi. Siete sempre stato impegnato. Tanto impegno non vi fa affatto bene, signore. Niente viene da niente, signora mia. E niente abbiamo avuto da voi, signore. Evelina, Georgiana, salutate vostro padre. Buongiorno, padre. Posso presentarvi mia figlia? Vostra nipote. Rosalie Adelaide. Il vostro unico nipote ancora in vita. Georgiana, ora basta esitare. Posso suggerirvi, signora, col massimo rispetto, di ritirarvi di là in salotto? Buongiorno, signora Denby. Volete seguirmi da questa parte? Buongiorno a voi, signor Turner. Ci onorerete della vostra presenza quando saremo in salotto, signore? Voglio sperare che sia così. E non fateci attendere troppo. Le nostre vite devono andare avanti. Seguitemi, figliole. I vapori in questa stanza sono nocivi ai polmoni di un bambino. Signore, prego, accomodatevi. Sara, accomodatevi. Mi metterò a sedere, William, quando vorrò io, certo non prima. Come preferite. Ma che graziosa creaturina. Grazie tante, nonno. Ne siamo molto orgogliose. Certo che sì. Siete andata a passeggio, zia Sara? No, nipote. Sono stata a ritirare la pensione all'Ester Fields, dal momento che è il primo del mese. Sì, certo. Il tuo ultimo infante? Esattamente, Di padre. robusta costituzione? E ha un carattere eccellente. Bisogna credere nella provvidenza. Il colore degli occhi? Blu, come i vostri. Splendido! Non dimenticate l'altra vostra figlia, che tanto avete trascurato negli ultimi 2 anni. Siediti, Georgiana. Sta imparando il francese. E la musica. Sta ricevendo un'educazione. Leggere, scrivere, aritmetica e geografia col mappamondo. Addrizza quella schiena, Georgie. Dis quelque chose en français. Bonjour. Bonjour, papa. Voi state bene? Sì. Non lo stavo chiedendo a voi, signore. Oh, godo di buona salute, grazie. Voi, signora? Noi sopravviviamo meglio che possiamo, viste le condizioni attuali. E quali sarebbero queste condizioni? Condizioni di ristrettezza, signore. Ma riusciamo comunque ad andare avanti, non certo grazie al vostro ingrato figlio. Come osi voltarmi le spalle, Billy Turner? Continui a insultarmi, come hai sempre continuato a insultarmi! Billy! Buonasera, William. Buona e felice serata a voi, vostra eccellenza. Vi sentite bene? Manca un po' il fiato. Sono andata alla fattoria. A guardare il tramonto e a dare la buonanotte alle mungitrici. Ulteriori considerazioni sulla meccanicalizzazione della trebbia? Non puoi. Non si battono i vecchi buoi. Voi dite, vostra eccellenza? È così. Abbiamo fatto una gara di aratura in primavera fra una squadra di cavalli e una squadra di buoi. E chi ha vinto? I cavalli? Sono bestie indolenti i buoi. Sì, ma forti. E con in più il vantaggio che finita l'età lavorativa si trasformano in piatti gustosi. E i cavalli no. Buoni per la colla. Vostra eccellenza. Vi auguro una buona serata, signore. Buonasera, Manners. Signor Turner? Ah, Non siamo noi benedetti dal cielo a essere testimoni di un sì magnifico e crepuscolare momento della giornata? Imbecille. continuate a essere soddisfatto di questo posizionamento, vostra eccellenza? Credo che abbiamo senza dubbio raggiunto il giusto effetto, William. Grazie. Buonasera, Nat. Oh, buonasera, signore. Buonasera, signorina Coggins. Vostra eccellenza, signor Turner. Come sta tuo padre, William? Abbastanza in salute, vostra eccellenza. Vi ringrazio dell'interessamento.
Pensavamo che l'avremmo perso l'inverno scorso, così rigido. Invece l'ha superato, è un vecchio robusto. Sono contento. Ci vediamo a cena. Senz'altro. Straordinariamente bello. Siete troppo gentile. La melodia mi è familiare, ma... Ah, Herr Beethoven. Ah, La patetica. io ho una particolare predilezione per Henry Purcell. Sì, ce l'ho anch'io. Sì. Il lamento di Didone. No sorrow, no trouble in thy breast, in thy breast. Remember me, remember me. Forget my fate. Remember me, but forget my fate. Un canto per l'amore perduto. Infatti. Vi ringrazio. Grazie a voi, signor Turner. Signorina. Che cosa dipinge? Signor Turner? Ah, Me lo sono domandata spesso. C'è forse qualche differenza fra quando dipingete un'alba e quando dipingete un tramonto? altro che se c'è la distacli. Perché nell'una sale, mentre invece nell'altro scende. Silenzio. E potrebbe anche essere determinata dalla angolazione della luce. Dipende dal tempo, i vapori, il vento, la frangibilità e via dicendo. Visto che un'idea. Mentre voi dei languite ancora nel regno di Hypnos, io mi alzo in tempo per vedere la testa di Helios che spunta dal parapetto, avendo in più il vantaggio che l'alba non è mai afflitta da cali di luce. Caru! Turner. Sono impegnato a osservare il povero San Sebastiano, Turner. L'artista però non mi è noto. Fiammingo. Ah,
Il cherubino ha chiappe di notevole ampiezza. Avrebbe guadagnato in efficacia con un maggior numero di frecce. Il celeste amico gliele sta strappando tutte. Io riesco a malapena a guardarlo. Ah, il tormento sul suo viso, il segno della rassegnazione. Ma è un sacrificio volontario, giusto? Non fu così che per il poveretto. Fu rimesso in salute da un buon samaritano. Poi i pagani lo flagellarono a morte e buttarono il corpo in una fogna. Ho i miei dubbi sulla veridicità del racconto. Nessuna buona azione resta impunita. Quale curioso destino è il mio? Lo scorso mese ero in prigione in compagnia di un branco di debitori. E questo mese qui, ospite di un altolocato pigmalione. Rallegratevi, Aidon. Vi trovate immersi in un autentico baccanale. Sua eccellenza dispone di una cantina di primissima qualità. Lasciatevi andare, profittatene. Potrei chiedervi di prestarmi dei denari? Prego. Ho un urgente, pressante bisogno di 100 sterline. È escluso. Il mio padrone di casa è un buon uomo paziente, ma non aspetterà in eterno. Io devo pagare il vinaio, chi mi fornisce i colori. La vostra cara moglie, la signora Aidon, tutto bene? La signora Aidon al momento è incinta. Beh, le mie più calorose felicitazioni, Aidon. Le felicitazioni non sono accettate, vivo nel tormento. Non sono insensibile alle vostre difficoltà, Aidon. Pertanto vi presterò 50 sterline. Turner, se non basterebbero 100 sterline a risollevarmi, come in nome di Dio potrebbero bastarne 50? Dunque state rifiutando 50 sterline? Sono totalmente insufficienti. Vi auguro buona giornata. Turner, Ehi! la mia parola vale come impegno. Non faccio parte dell'Accademia ancora, ma sono un gentiluomo. Un mio dipinto, al momento, è dal re a Windsor. E ho saputo che vorrebbe comprarlo per 500 ghinee almeno. Per di più ho un altro splendido dipinto in mente, compagno del precedente, ed è più che sicuro che lui acquisterà anche quello. Chi vi ha dato tante assicurazioni? Il segretario personale del re, Knighton. Posso darvi 5 sterline stamattina. A tal punto. Se 50 sterline non bastano, 5 sterline equivalgono a un insulto. Signore, vi scongiuro, dominate l'ira. Se verrete alla mia residenza a Londra, vi presterò 50 sterline. In aggiunta alle altre 5? Signor Aidon, siete straordinariamente seccante. Sono più che soddisfatto. Ah, E umilmente accetto 50 sterline. ah, Siete sempre al medesimo indirizzo? ah? Vado a nuotare. E subito dopo lo spirito lo spinse nel deserto. Un'anima tormentata, senza dubbio. Provo simpatia, ma egli attribuisce ogni suo fallimento a tutto tranne che al suo proprio comportamento. Esatto. La sua lamentela verso la vita è assurda quanto lo sarebbe quella del raggio di una ruota che inveisce contro il movimento al quale deve giocoforza prendere parte. Ah, concordo. Condivide il destino di Tantalo. Cerca di cogliere un frutto e il ramo si sposta. Si china per bere e l'acqua si allontana. E se solo considerasse i desideri del suo pubblico, invece di perseguire sempre le sue bizzarre convinzioni, sarebbe la sua salvezza. Inoltre, mio caro Bici, più le sue difficoltà personali aumentano, più la qualità della sua pittura ne risente. Ma attenzione, sa dipingere. Senz'altro, sa dipingere un Aidon. Il ritorno del figlio il prodigo ha più valore dell'oro. Una qualità essenziale per il figlio il prodigo, signore, è l'umiltà. È una pignatta rotta. Va incontro alla rovina. Signori miei, siamo dello stesso avviso? È triste, ma non posso dargli il mio appoggio. Non è fatto della nostra tempra. La verità è che l'Accademia non ha bisogno di Aidon nella misura in cui Aidon ha bisogno dell'Accademia.
Col permesso di Vostra Eccellenza, signore e signori, ci auguriamo che la nostra prossima proposta possa risultare più giocosa alle vostre orecchie. Più giocosa sia. Grazie. Sa cosa sarà? Non può farlo. I'm a poor simple girl, so excuse me, sir, pray. I am just 21, the 1st of next May. I never do harm but attend to my farm. I'm up early and late, and though humble my state, I don't envy my betters, but bear 'em goodwill, and I'm called Pretty Kitty, Pretty Kitty, Pretty Kitty, the maid of the mill. I have lovers in plenty, come hither to woo. If they will be so teasing, pray what can I do? I'm good-tempered and kind as a youth to my mind, who is open and free, would be happy with me. But they all are so stupid that none of them will put the question to Kitty, Pretty Kitty, Pretty Kitty, the maid of the mill. Buongiorno, signore. Buongiorno a voi. Avete camere in affitto? Che abbiamo? Quella camera, quella è libera? È libera. Si può vedere? Signora Booth. C'è qui un signore. Buongiorno, signore. Buongiorno a voi, signora. Siete in cerca di un alloggio? Sì, signora. Tenete, signor Booth. Quella che affaccia qui sopra è libera? Perché no, signore? Sì, Posso vederla? certo. Prego, seguitemi. Appena sceso dalla nave? Sì, La Maggie o la Billy? la Maggie. Oh, ha fatto presto oggi. La marea ci ha aiutati. Ecco qua. È la mia camera più bella questa. Sembra confortevole. Vi ringrazio, signore. Davanti a voi la più bella veduta di Margate. Dicono che questa sia la prima città inglese che viene toccata dal sole al mattino. Allora, tutta la biancheria è fresca di bucato, arieggiata e profumata, e posso accendervi il fuoco se ne aveste bisogno. Dunque, signore,
Le mie tariffe sono una guinea a settimana senza pasti. Ho pensione completa per altri 15 scellini. Mi dispiace, ma devo chiedervi un piccolo anticipo e delle referenze. 5 sterline. Valgono da referenze e anticipo. Non posso accettare, signore, è veramente troppo. Mi rimborserete l'eccedente alla partenza. Così può andare. Vi ringrazio, signore. Bene, è il momento che io mi presenti. Sono la signora Booth. E voi, signore? Come, prego? Ho chiesto il vostro nome, signore. Mallard. Oh, il signor Mallard. Beh, spero che vi troverete molto bene qui, signor Mallard. C'è qualcosa di cui potreste aver bisogno? Vorrei una ciotolina d'acqua se foste così gentile. Intendevate un bicchiere d'acqua? No. Una ciotola. Va bene, signore. Ve la porto su immediatamente. Sì? Vi ho trovato una ciotolina. Spero che risponda alle vostre esigenze. Sì, certo. Dove volete che la appoggi, signore? Sul davanzale, se foste così gentile. Bene. Diamine, si sta alzando un bel vento adesso. Allora, la cena vi verrà servita giù in salotto puntuale alle 6. Se però aveste voglia di un po' di compagnia, saremmo onorati se vi unisse al signor Booth e a me in cucina. Non vorrei mai recare tanto disturbo. Oh, non è così, signor Mallard. Saremmo felici della compagnia. Vi rimbocco la birra, signor Mallard. Tante grazie, signora. Spero che gradiate la cena. Ah, bene. Alcuni trovano lo Shackles troppo salato per i loro gusti. Non sarà mai troppo salace per me. Questo signor Mallard vi scalderà. No, rimanete pure seduto. Io riesco a infilarmi di qua di poco, ma si passa. Allora, fatto una bella passeggiata? Fino giù a Broadstairs e ritorno. Accidenti, ce n'è di strada. Dormirete bene stanotte. Alla vostra, signora. Signore. Grazie, alla vostra. E voi non bevete, signore? Sono anni che non bevo più neanche un goccio. Una volta se lo faceva un bicchiere, ma era prima che lo conoscessi. Uomo di mare? Oh sì, altro che. Ero Mastro Dascia. Sì. Mastro Dascia, una nobile arte. Su che tipo di navi? Baleniere? Portaspezie? Mercantili? Negriere. Dio mi perdoni. Lui non ama parlarne, però. Africa, Zanzibar, le Indie. Quante terribili sofferenze ho visto. Li trattavano come animali, o anche peggio. L'urlo assordante del dolore. Sì. E ha cambiato la mia vita. Così è stato. Mi ha riportato in chiesa. Gli uomini. Gli uomini possono essere così crudeli? Guardo là, sulla spiaggia, quei ragazzi che frustano quei poveri asini. Comunque, se la passa meglio un asino che uno di quelli sventurati su quelle navi. Allora, eravate già venuta a Margate, signor Mallard? Sì, da ragazzo. Oh, venivate qui in vacanza, quindi. A scuola. Ah. 2 anni. Oh, certo. Margate è famosa per le sue scuole. Da Coleman. Oh, il signor Coleman, lo ricordo bene, dalle parti di Dale. Sopra la città vecchia. Ho perso 2 cari amici. Che disgrazia. Scrofolosi. Oh, sì, una malattia terribile. Sì. Tanto tempo fa. Oh, buonasera. Buonasera a voi, signora. Sono la signora Somerville? Sì, siete attesa, prego. Oh, grazie infinite. Oh, che elegante dimora è questa.
Avete fatto tanta strada, signora Somerville? Oh, sì, altro che. Vengo fin qui da Chelsea. Ho viaggiato sul vaporetto da Westminster circa un'ora. Molte barche sul fiume? Moltissime. Si incontra il mondo intero sul Tamigi. Signora Somerville, Ah, buonasera, signor le Turner. mie scuse per avervi costretta ad Oh, aspettarmi. figuratevi, ho goduto di un piacevolissimo intermezzo con vostro padre. State bene? Discretamente, grazie a voi. Altrettanto. Il dottor Somerville, anche lui? Oh, sì, è molto impegnato a prestare le sue cure a quei poveri reduci. Beh, dunque, è una meravigliosa giornata di sole, perfetta per il nostro esperimento. Ho tutto quello che mi serve in questa piccola borsa. Stiamo per assistere a un'esplosione? Oh, Dio ne scampi, no, spero di no. Sono stupefatto, tutto il vostro armamentario è in quella piccola borsa? Tutto lì dentro, signor Turner, a parte ciò che ci dà il buon Dio, la luce del sole. Papà, la signora Somerville è una filosofa della natura. Accidenti! Matematica, astronoma, geologa. L'universo è pieno di meraviglie, non credete, signor Turner? Non c'è dubbio, è così. I pianeti e le stelle, gli oceani e le maree, le nuvole e l'aria, montagne, vulcani. Le maree subiscono il formidabile effetto della luna. Proprio così. Il mistero della forza di gravità. La mia ferma convinzione è che tutte le cose su questa terra sono collegate. Nulla esiste isolato dal resto. È così. La pioggia cade, il sole riscalda e le cipolle crescono. Oh, sì. A papà piace fingere di essere un asino, invece è un uomo di alto intelletto. Mi ha insegnato a leggere e scrivere. Davvero? L'istruzione è una cosa importante. È una cosa importantissima per ogni persona. Al momento sono impegnata io stessa nell'istruzione dei miei figlioli. Questo è incommiabile. Ed è un privilegio che a me non è mai stato offerto. Io sono un'incolta autodidatta donna scozzese. Signora Somerville, voi siete quella che siete, così come noi due. Vero. Grazie. Qual era la vostra professione, signor Turner? Papà era il miglior barbiere di Covent Garden. Ho avuto qualche successo nel mestiere. Parruccaio. Era un maestro del rasoio e del pennello. Maestro del pennello siete voi ora, signor Turner? Mio figlio già disegnava prima di leggere e scrivere. Seduto in un angolo in bottega sgraffiavo con carboncino e gessetti. E io attaccavo i suoi disegni alla vetrina. E li vendeva, tutti. Per 2, 3 scellini l'uno a volte. Voi avete dei figlioli, signor Turner? Non ne ho, signora Somerville. Grazie, signor Turner. Avete mai visto un prisma? No, mai visto. Eccolo, è questo. È un oggetto di grande bellezza. E fra poco vedrete un arcobaleno passare al suo interno. Cosa? Sir Isaac Newton, papà. Signori, potrei chiedervi di accostare le imposte, per favore? Papà? Diteci voi quanto, signora Somerville. Dobbiamo chiuderle fino a creare uno spiraglio che rinvigorisca i colori. Eccolo. Guardate. Cerchiamo di mettere bene il foglio in posizione. Qualche bulletta per la signora No, Somerville? no, niente bullette, signor Turner. Il metallo può contaminare l'esperimento. Questa è una pallina di cera. Un po' di carta. A che serve quel pezzetto di carta? Coprirò la metà inferiore del lago in modo che non rimanga esposta. Ah. E cosa state facendo adesso, signora Somerville? Dovete aspettare e vedere, non credete? Papà, scommetto che è la prima volta che vedete un martello uscire dalla borsa di una signora. È poco ma sicuro, sì. Picchiate come un fabbro ferraio, signora Somerville. Ed ecco qua. Questo ha gettato tutte le sue particelle nel caos. Particelle nel caos. Signora Somerville, qual è l'elemento contenuto nella luce viola in grado di magnetizzare la materia? Questo è ciò che, allo stato attuale, signor Turner, ancora non so. Ah, Sua Maestà il mistero. Infatti. Adesso lasciamo che la natura faccia il suo corso, però quantunque si debba aggiustare la posizione del cavalletto di tanto in tanto. Senz'altro, per seguire il possente Apollo alla guida del suo carro. Sì. Ci sono 3 gradini, signora Somerville. Oh, buon Dio, che spettacolo!
Oh, signor Turner, sono davvero sopraffatta. Fate ciò che volete, guardate ciò che volete. Oh mio Dio, ma sono da togliere il fiato. Il mio defunto padre li avrebbe apprezzati tantissimo. Uomo di mare, se non erro. Sì, infatti lui era viceammiraglio. Abbiamo la battaglia di Trafalgar qui. Vostro padre era lì? No, lui era Camperdown. Ah, L'ammiraglia di Lord Nelson, la Victory. Sì, vedo. è un bozzetto per il dipinto. Oh, Commissionato dal re. dite sul serio? 2 anni per realizzarlo. E non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto? No. Troppo bello per lui. 2 anni. Io impiego al massimo mezz'ora per dipingere un quadro. Siete anche artista, signora Somerville? Oh, non credo che si possa usare un termine come quello in presenza del signor Turner. Non lasciatevi ingannare, la signora Somerville dipinge ottimi acquarelli. Me lo singate? Che epica scena di tempesta. Un masso che distrugge una casa in Svizzera. Donne a Calais in cerca di esche sulla spiaggia. Ah, non mi sembra granché. No, dite? Oh, mio Dio, cosa avete lì? Oh, è Annibale che attraversa le Alpi. Riuscite a vedere l'elefante? Un elefante? Sì, è lì da qualche parte. Mi prendete in giro, signor Turner? Non mi permetterei mai, signora. Riuscite a trovarlo? Beh, no, non lo trovo. Eccolo qua. La celia preferita di papà. Sì. Oh, ma che scena terrificante. Gli elementi schiacciano gli elefanti. La protervia. Ecco qua. Gli faccio fare una piccola danza? Dunque, l'estremità del lago che è stata esposta alla luce viola ha generato un polo positivo magnetico. Come una bussola. Esattamente. Mentre, signor Turner, se avessi fatto l'esperimento usando la parte rossa dello spettro, questo ago non sarebbe stato magnetizzato. Ho anche fatto l'esperimento a volte utilizzando il verde e il blu. E alcune volte è riuscito, ma non riesce sempre. Il colore è contraddittorio. Voi ritenete, signor Turner? Il colore è puro e assoluto. Sublime ma contraddittorio e pure armonioso. Siete un uomo che ha una grande visione, signor Turner. L'universo è caotico e voi ce lo fate vedere. Nella filosofia della natura niente può mai essere dimostrato, ma solo confutato. Purezza del prisma, contaminazione della tavolozza. Luce naturale, oscurità. Bianco la forza del bene, nero il demonio. I corpi trasparenti dipendono a tal punto da ciò che loro si oppone, non avendo colore, che accettano tutti quelli che vengono loro offerti. L'acqua spesso ha un colore, ma quel colore non si trasmette ai suoi riflessi o alle rifrazioni come un vetro colorato. Quando tutto ciò che si vede è viziato da quel colore. Anche il più puro degli specchi dà una tonalità al cielo e man mano che il colore aumenta, distrugge tutti i colori della natura con la sua monotonia. Mentre l'acqua spesso sembra sfidare il cielo per luminosità e quando possiede colore i suoi riflessi degli oggetti appaiono più plausibili. In breve, i loro effetti sono come le loro qualità. L'uno respinge il raggio diretto, l'altra lo assorbe. L'una trasparente, mentre lo specchio è opaco. Come potrebbero apparire uguali?
bene, signore? Papà, basta faticare. Sedetevi in poltrona. Non posso lasciare adesso. Si manterrà per mezz'ora. Andate a sfogliare un po' il giornale. Non vi chinate! Andate a riposare. Che succede? Non ce la fa. Stai rantolando? Su, sputalo fuori. No, per carità, no, signore. Io devo dirglielo. Io voglio dirglielo. Avrei dovuto dirglielo prima. Anni fa. Di chi state parlando? Prima che la portassero via. A Pasqua il buon Dio ce l'ha prese. Non l'abbiamo trattata con giustizia. Povera donna. Era completamente folle. Non avevamo scelta, papà. Rendeva la nostra vita un inferno in terra. Stai parlando di tua madre? Sia dannata. Portale il dovuto rispetto, ragazzo. Quella baldracca. Mio caro figliolo. Papà. Buonasera, signore. Buona giornata a voi. È passato un bel po' di tempo. Sì. Posso offrirvi qualcosa da bere? No, grazie tante. Champagne. No. Come volete. Ora tutte le mie bellissime ragazze sono occupate. Però abbiamo qui la giovane Liza, di cui non credo abbiate avuto il piacere in precedenza. Ha un visino molto grazioso. Quando sorride. Salve, signore.
Salve, signorina. Mostra a questo gentiluomo la tua camera, cara. Da questa parte, signore. Va benissimo. Io faccio tutto. No, 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 no. Togliete il corpetto. Fate vedere il petto. No, 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 no. Sdraiatevi. Ne aprite le gambe. Ginocchio piegato. Braccio destro così. Mano sulla fronte. No, come foste disperata. Eliza o Liza? Eliza. Oh, Liza. La vostra età? 22, signore. 22. Volete bere qualcosa, signore? No, molte grazie, signorina. Ora fate vedere il petto.
Buongiorno, signore. Signora, State cercando un alloggio? esatto. Io vi conosco. Il signor Duckworth. Mallard. Oh, signor Mallard, certo. Siete fortunato, la camera è libera. Splendido. Entrate, prego. Allora, è un piacere enorme vedervi di nuovo, credete. Ecco. Oh, signor Mallard, è tutto di vostro gradimento nella camera? Nel modo più assoluto. Bene, allora vi prego, sedetevi, mettetevi comodo. Immagino che siate stanco dopo tutto questo viaggio. Oh, non vi ho ancora versato il tè perché l'ho appena preparato. Non importa, così a me piace che sia bello forte. È vero, ora me lo ricordo, signor Mallard. Volete che porti dei biscotti? No, grazie signora, ho acquistato una patata sulla nave. Oh, non penso che avreste potuto mangiare altro con quel mare. Si è agitato parecchio. Oh, cielo, sì. Ora vi lascio al vostro momento di ristoro. Signora, posso trattenervi per farvi le mie condoglianze? Oh, vi ringrazio, signore. Vi esprimo cordoglio e la mia vicinanza per il vostro caro uomo scomparso. Beh, era davvero un caro uomo. Nella mia vita è già la seconda volta che mi succede di restare vedova. Il mio primo marito mi venne strappato via che ero così giovane. Come avvenne? Stava soccorrendo una nave giù a Godwin Sands. Un salvatore di vite? Sì, e ne salvò tante. Ma alla fine non riuscì a salvare la sua. Non l'abbiamo più ritrovato, povero caro. Mio figlio aveva 8 anni soltanto quando perse il padre. Ne avevo 8 quando persi mia sorella. Oh, beh, mi dispiace. Beh, così vanno le cose. Oh, dipingete ancora i vostri quadretti, signor Mallard? Bene. Signor Billy? Bentornato a casa. È acqua sporca. Avete fatto buon viaggio? Il vostro ordine è arrivato. Ti ha portato il blu cobalto? L'ho messo nel barattolo. Giallo cromo, rosso scarlatto e bianca. Le tele? Le ha portate di sotto e sistemate. 2 6x4, 3 4x3. Solvente? La settimana prossima. Avete fatto buon viaggio? Buongiorno, signor Turner. Martin, Sir Billy, Gassi. Buona giornata, Lieto Billy. che vi siate unito a noi. Gran bello spettacolo quest'anno, Billy. Buona giornata a voi, signor Stoner! Signor Turner, signore. Constable. Turner. Jonesy, Carlo. William. Il comitato di appenditura. Tu approvi? Ben appesi. Merci. Vade qua. Trovate tutto di vostra soddisfazione, signor Turner? Altro che, signor Presidente. È una splendida cornucopia. Cornucopia. Buongiorno, Turner. Buongiorno a voi, signor Leslie. Rabbi, Buongiorno, signor Turner. l'altra mia opera dove si trova? L'abbiamo messa nell'anticamera. L'anticamera. Signor Carew! Turner. Tenny. Salve, signor Turner.
E per Sua Maestà? Sì, infatti. Spero sia all'altezza delle sue aspettative. Lo sarà. Grout? Signor Turner. Ah, Sir John Sohan. Joseph Mallord William Turner. In carne e ossa. Mio caro amico. Stai bene, John? Mi godo la giornata. Ottimo. Stavo proprio finendo di ammirare la tua marina. Ah, eccola lì. Signor Pickersgill. Buongiorno, William. Ha un'aria a dir poco avvilita. Si sente offeso. Perché mai? Di nuovo nell'anticamera. Si appendono dove vogliono, Pickers. Tracannate un po' di sherry. Hai una bellissima tempesta lì, Billy. Nimbi, Serbici. Sono nimbi. Oh, scusate, signore. Carlo la salamandra. Mon ami. Armonia e concordia, William. Chemise. Chemise. Più scollata. Très bien. Jonesy! Voglio che vediate. Cosa? Ricordate? Rammentami. Pisa. Ah, Pisa, certo. Molto bella questa parte, Gassi. Voi dite? Sì. Nelson? Con tutte e due le braccia. Ah! Sì. Signor Leslie! Turner. La fanciulla in abito gommagutta, collo del piede sinistro, un tocco di luce. Grazie, Turner. I quadri giovano sempre le sue osservazioni. Caru! Quello è il tuo uomo? È lui! Sfoggia una certa eleganza nelle froge, vero, Sir John? Ah, nelle froge sontuose. Grazie tante. Che avete detto? Ha un elegante paio di froge, signor Stoddard! Ah, sì, senz'altro. È sempre stata più Il vento che inclina le navi sposta il baricentro del quadro. Non ci posso fare. Perché avrebbe fatto una cosa del genere? Credo che il signor Turner sappia benissimo quello che fa. Voi dite? Ha distrutto un capolavoro. Io non penso. Che peccato, che peccato. È arrivato e ha aperto il fuoco. Oh no! John, non devi prenderla in questo modo. Signore, ti prego. È un uomo impossibile. Perché distruggere così un quadro praticamente perfetto? Puro scherno. Comprendo pienamente cosa. Dipinge un quadro bellissimo, poi mette tutto in bolletta. È assurdo, non è accettabile. È un metodo nella Quello è follia. quello è un metodo, è pura follia. Oh, basta con quella risata senza senso, signor Caru. Scommetto che non abbiamo ancora visto la fine. Può ancora sorprenderci. Haydon! Hey! Io non ho alcun dubbio. Quando Turner fa qualcosa, un senso ce l'ha. Signor Turner, ci stavamo chiedendo se... Lo sapevo io, lo dicevo. Non è finita. No. È una boa. Potete spiegare la vostra interpretazione? Non c'è niente da spiegare, signore. È il mezzo con cui il Redentore entrò a Gerusalemme, è molto chiaro. Blasfemia! State bene, signor Haydon? Questa sarà la mia fine! 50 sterline!
quello che secondo me è un quadro perfetto. Insomma, quello è genio. Certo, lo penso anch'io. Grazie, signore, grazie per la vostra elemosina. Eidon, signore. Siete stato molto gentile. Molto gentile nella collocazione. Ne avete finito. Potevate direttamente prendere il mio quadro e buttarlo nel gabinetto. Meglio ancora, portarlo fuori da qui e gettarlo nel Io fiume. faccio molta fatica a comprendere la vostra indignazione. Quanto a voi, il mio allievo è appeso accanto al quadro del signor Turner. Questo è tradimento, è un tradimento, non mi dite e non venite a dirmi del lavoro che la fate. voce, signor Eidon. I suoi quadri sembrano dipinti da un uomo senza braccia. Signor Eidon, per cosa favore, contestate? quali principi avete applicato? Oltre quelli che io Signor ho Eidon, dato... per favore, invito ad abbassare la voce. Non abbasso Che nulla! cosa contestate? Non ho alcun rispetto per voi e non riconosco la vostra Non vi presidenza. permettete, Eidon. Avrebbe dovuto essere Wilkie. Signor Lui, Eidon, non non voi. accetterò attacchi personali come questo dentro l'accademia. Avrete quello che deciderò di Ecco darvi. uno dei molti motivi per cui non siete mai stato ammesso, signor Eidon. Quest'uomo ha passato un quarto di secolo a fare tutto ciò che poteva per denigrarmi, non ho mai fatto danneggiarmi, niente di dissipare il mio genere. genio. Smettete di gridare in Io questa grido maniera. quanto voglio. Vi farò allontanare. Fatelo. Fatemi allontanare dalla vostra nidiata di ritrattisti. State attento! C'è di male No, nell'essere un William, ritrattista? per favore, Cosa fanno per elevare Ho l'arte? ricevuto l'encomio dalle mani del re. William, non date dipinto dei spazio. ritratti ed erano tutti ottimi Io ritratti. mi inchino. Farvi presente che anch'io sono appeso nella stanza meno importante. E questo che c'entra? Il vostro lavoro è ignobile. Nel mio Per lavoro favore. almeno non presento un autoritratto in forma di asino. Datemi quel bastone. Dickerson, non potete! Fermatelo! Strucco! Vi schiaccio come un Allontanate quest'uomo! Signor Eidon, con profondo rammarico vi informo che mi sto preparando a chiamare gli uscieri, a meno che non vi affrettiate ad uscire di vostra spontanea volontà. Per favore, signore. Cessi la mia tortura in questo mondo brutale. Io ho finito con voi. Maltrattare così quel povero colore. Ah, certo che l'effetto è garantito. No, 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 Fa piacere avere compagnia ogni tanto. Avete fatto una bella passeggiata. Non era troppo fresca l'aria a Recolver? Era piuttosto ventoso e l'aria ha increspato le onde. Succede in questo periodo. D'estate però è un posto splendido per un picnic su alle Due Sorelle. D'inverno invece ho visto tutte le abitazioni che affacciano sulla marina senza più un vetro sano alle finestre. I vetrai qui sono ricchi. Quando col signor Wood ci trasferimmo ripulimmo tutta la casa, l'indepinta, pronta per gli ospiti. E il vento prese a soffiare, una mareggiata, c'erano vetri rotti dappertutto, fu terribile. Signora Booth, potreste guardare dalla finestra davanti a voi. Sì, cosa devo guardare? Dalla punta del naso, al dorso, alla curva della fronte. Mi ricordate una scultura greca che ben conosco. Afrodite, la dea dell'amore. Nessun
Nessuno ha mai detto questo del mio naso. Questa vecchia brocca. Ormai la mia vista non è un granché, ma quando mi guardo allo specchio sono felice di non vederci tanto bene. Quando mi guardo io allo specchio, vedo una garguglia. Ora però andate in cerca di complimenti e mia madre diceva che chi cerca complimenti non ne troverà. Comunque, è quello che c'è dentro a una persona che importa. Io non vi conosco, signor Mallard, e mi rendo conto che molte cose di voi sfuggono alla mia comprensione. Ma sono convinta che voi siate un uomo di grande spirito e squisita sensibilità. Signora Booth, siete una donna di immensa bellezza. Signor Mallard, sono senza parole. Buonanotte, signor Mallard. Ho pulito le vostre scarpe. Sono vicino alla porta. Signora Booth, volevo ringraziarvi per la davvero piacevole serata. Io ringrazio voi, signore. Commettere l'impudenza di dire ciò che penso? Direi che voi siete un cannone in bando che rotola per il ponte! Espirate. Ricopritevi pure. Perfetto. Bene. Il signor Mallard ha una bella bronchite. Oh, ecco fatto. Per la quale prescriviamo le 3B. Branda, balsamo e brodo. Oh, Somministrato in questo caso dalla quarta B, la ammirevole signora Booth. Grazie. dottore. Allora, signora Booth, se foste così gentile da venire a casa mia alle 4, troverete pronto il balsamo. Verrò senz'altro, Vi signore. saluto, signor Mallard. Riposate il corpo e anche l'anima troverà sollievo. Grazie tante, dottore. Aspettate, vi accompagno. Buona giornata, signora Booth. Buona giornata a voi.
Signori, Ah, signor Turner. Mio padre e io stiamo ammirando questo quadro straordinario. È forse possibile che io ricordi correttamente di aver già avuto la fortuna di vederlo all'Accademia la scorsa estate? infatti. Beh, posso ben dire che non risulta meno potente a un secondo sguardo. Anzi, forse lo è anche di più, non credete, padre? Sì, è così. Mi ricordo che provocò molte stimolanti discussioni che durarono a lungo fra le persone che l'avevano visto. Non è stato venduto. No, dite? No, signor Ruskin. Sono sbalordito. Sì, ma è un vero capolavoro. Thackeray lo oltraggia. In che senso? Sublime o ridicolo, lui dice. Forse però dovrebbe decidersi. Ha una linguaccia tagliente e cinica. Ma non c'è posto per il cinismo nella vera critica d'arte. Ma è assolutamente irrilevante. Infatti. Il quadro è acquistabile. È allettante. Perché no? Epidemia di tifo sulla nave. Gli schiavi muoiono a bordo. Niente assicurazione. Li getti a mare. Morti annegati. Riscuoti. Io sono colpito da quella colonna di bianco intenso, piazzata precisamente al centro, qui, applicata sull'impasto scuro del fondo, a contrasto con le sfumature scarlatte e ocra nell'angolo in alto a sinistra, a loro volta a contrasto con la presenza di Dio, che ci rivelano che la speranza esiste, anche nella più turbolenta e illimitata delle morti. Mosconi. Su, tra la mussola. Eliminali. Ma non ce li ho messi io. Non starebbe splendidamente sopra il nostro caminetto in biblioteca, padre? Senz'altro, ma credo che vada oltre le nostre possibilità. Già. Non dubito che troveremmo un accordo, signore. Attenti alla testa. Li stai facendo saltellare di qua e di là. Toglili. Devi cercare di farli cadere. Ecco, una bella giornata per voi. Au revoir, madame. Dall'altra parte. Buongiorno, signora Stokes. Buongiorno. Dottor Price, la signora Booth vi ha attirato qui con l'inganno. Lasciate lavorare il dottore. Ispirate? Espirate. Vi siete affaticato in eccesso ultimamente, signor Mallard? Non più del solito, dottore. Ricordatemelo, qual è la vostra professione? Ufficiale cancelliere. Ispirate? Perdonatemi, ma mi permetto di dissentire. Espirate. La mia convinzione è che voi siate il signor Turner, l'illustre pittore, e sono onorato di fare la vostra conoscenza. Porgo le mie scuse a tutte e due, ma sappiate di poter contare sulla mia discrezione. Adesso permettetemi di esaminare i vostri occhi, gli occhi di un maestro. Aprite bene? Guardate su. Signor Turner, mi duole dirvi che soffrite di un disturbo al cuore. Al momento non c'è motivo di preoccuparsi, signora Booth, ma dovrà stare attento. Buon Dio. Evitate gli eccessi, signore, e potrete godere ancora di una vita lunga e fruttuosa. Affaticatevi in modo esagerato e vi aspetta una morte prematura. Dio. È chiaro ora?
Buongiorno, signore. Non avete niente da dirmi? Mi dispiace molto per la vostra perdita. La nostra perdita, padre. Il funerale della vostra cara figlia. Esatto. Mi trovavo ancora fuori città. Come sempre, signore, per dipingere i vostri ridicoli naufragi. Ma non avete sentimenti. Parlate! Andiamo, Evelina. Qui non abbiamo niente da fare. Siete stanco, mio caro. Troppo faticoso passare tante giornate a trascinarvi avanti e indietro in vaporetto ogni volta che volete vedermi. Eppure quando avranno finito la nuova ferrovia, nessuno di noi sa cosa ci attende. Ho riflettuto molto e ho un progetto. Ecco cosa dobbiamo fare. Se trovaste una casetta per noi vicino al vostro amatissimo Tamigi, ma non lontana dal centro di Londra, con bei solidi pavimenti in legno, una bella luce per il vostro lavoro, allora io potrei comprarla. Basta che venda questa casa. Credo che saremmo felici, noi due. Eccola là. L'audace Temeraire. Che va incontro alla morte, temo. Ha reso i suoi servizi. Il martello del banditore ha assestato l'ultimo colpo. È così. Se non fosse stato per lei, la Victory non avrebbe più rivisto le nostre coste. Sì, nemmeno la salma di Lord Nelson. La piccola salvatrice di Trafalgar. Dicono che ci vollero 5.000 querce per arrivare a costruire quella nave. Ora è destinata a trasformarsi in 5.000 tavoli e sedie. Perché possano sedercisi sopra 5.000 culi. Signori, un brindisi. In alto il vostro grog. All'eccellente, valorosa Temeraire. Salute. Alla Temeraire. Alla Temeraire. È tutto per te. Un fantasma del passato. No, Rabbi. Il passato è il passato. Stiamo osservando il futuro. Fumo, ferro, vapore. Sarebbe un ottimo soggetto per un quadro. Ah, sì, tu dici, Stanley? Devo meditarci sopra, sì. Grazie, sì, sì. Ecco il signor Haydon. Ha portato una folata di aria fredda con lui. Signor Haydon, a cosa devo l'onore della vostra presenza stamattina? Spero di non avervi arrecato troppo disturbo, Turner. Dunque, vengo a restituirvi 10 sterline. 10 sterline? Voglio liberarmi del debito. È un peso enorme per me. Signore, voi me ne dovete 50. Manchester, Leeds, Newcastle. Ho tenuto le mie conferenze. Edimburgo, graziosa città. È solo a Londra che il mio genio non viene apprezzato. Consideratela una dichiarazione di intenti. Signor Haydon, prego, sedetevi. Preferirei di no. Non voglio imporvi la mia presenza più del necessario. Sono io che impongo a voi di sedervi, signore. Beh, dove volete che mi sieda? Dove desiderate. Siete soddisfatto? Certo. Signor Haydon, vi trovate ancora in condizioni di restrizione? Di ristrettezza. È stata la mia condizione costante in questi 30 anni.
Vivete fra mille comodità qui. Non ricordo l'ultima volta che nel secchio abbiamo avuto tanto carbone. Temo che dovremo bruciare i mobili quest'inverno. E la signora Haydon, come va? Sta bene, in salute? No, niente affatto. Lei non si è ripresa. Né credo che si riprenderà più. Cosa la affligge? Abbiamo seppellito 5 figli. Davvero? Paddington, nel cimitero della chiesa. Rimuovono la terra, tirano fuori le bare, scavano più in profondità, quindi rinfilano le bare con quella nuova in cima. Ho dovuto subire 5 volte questo oltraggio. È penoso. È molto penoso, Turner. Voi non avete mai sofferto la perdita di un figlio? No, infatti, signore. Un figlio morente è un grande soggetto per un quadro, non trovate? In questo momento a cosa state lavorando? A una marina. Lavorate a una marina? Non siete stanco di navi e firmamento fiammeggiante? Niente affatto, signore. A volte penso davvero che la cosa migliore che potrei fare sarebbe dare fuoco alla casa, con mia moglie, i miei figli rimasti e me stesso dentro. Non dovrebbero più sopportare il mio peso. La vostra sofferenza è solo vostra, non infliggetela ai vostri cari. Accettate le mie 10 sterline? Non le voglio, signore. Siete libero dal debito. Libero? Perché mai? È cancellato. Ah, no, signore, non sono venuto in cerca di carità o di pietà. E non avete carità, né pietà, né debito. Non voglio che sia questo il modo in cui me ne libero. Signor Haydon, sono molto, molto occupato. Damigella, siate così gentile da accompagnare il signore. Vi auguro buona giornata. Sappiate che sono molto contrariato. Che sia maledetto. Turner e Jones. Signor Turner, comandante Jones, è un piacere vedervi. Signor Ruskin! Buonasera a voi. È stato un viaggio piacevole? Certo che sì. Voi state bene, signore? Molto bene, grazie. Il vanto della casa, signor Turner. Ah, splendido. La casa sembra costruita intorno a lui. Sì, Prego, entrate, entrate. Mio marito è dell'opinione che l'uva spina preferisca il clima freddo, mentre io ritengo che qualsiasi frutto tragga beneficio dal calore. Secondo la mia cara defunta madre, non solo l'uva spina, ma anche il rabarbaro preferisce il clima freddo delle nostre vittoriose isole. Non dubito certo che l'uva spina preferibilmente possa gradire il calore. Tuttavia sono convinto che un freddo iniziale produca più vigorosi esemplari. Non sono quindi da assumere come prova empirica le molte nostre spedizioni nei climi più caldi del Mediterraneo, dove mai esattamente si è incontrata un'abbondanza di uva spina. Infatti. Neanche a me in realtà è capitato di assaporare uva spina a Gerusalemme. La città santa, signor Turner. Eppure gustiamo dell'ottima uva spina in Scozia. Non trovate, signor Ruskin? Certo, e non c'è miglior freddo iniziale di un sole scozzese. Questo è sicuro. Ma a prescindere comunque da quanto freddo sia l'avvio della vita dell'uva spina, è poi quasi certamente destinata a una fine molto calda. Della quale siamo tutti buoni testimoni nella vostra eccellente torta all'uva spina. Grazie tante, comandante Jones. Potrei proporre come argomento di discussione la questione che riguarda la rappresentazione dei mari e degli oceani nell'arte pittorica? Vi è noto quanto io apprezzi il grande onore di trovarmi alla presenza di 2 dei nostri più insigni pittori di marine, il signor Turner e il signor Stanfield. Senza dimenticare il comandante Jones e il signor Roberts, naturalmente, le cui realizzazioni sono però limitate alla mera nuda terraferma, pur esemplari che siano. Il mio problema, essendo che, ahimè, ho scoperto come in me alberghino delle, immagino, alquanto controverse opinioni riguardo al già da tempo deceduto Claude. Davvero? Temo tanto di sì, comandante Jones. Devo confessare che trovo la sua rappresentazione del mare alquanto insipida, tediosa e scialba. Direi che la vostra è un'affermazione molto ardita, giovane signor Ruskin. Vi ringrazio molto.
Claude era un uomo del suo tempo. Esattamente la mia opinione, signor Turner. Ma quel tempo è ormai passato. Quando mi trovo di fronte a uno dei capolavori moderni come i vostri, sono abbagliato dalla chiarezza con cui riuscite a catturare l'attimo. Prendete per esempio il vostro La nave negriera, mercanti di schiavi che gettano in mari morti e i moribondi tifone in arrivo, dal quale ho la grande fortuna di venire salutato ogni mattina mentre mi sto avviando alla mia magra colazione. L'impatto della schiumante acqua salmastra color vermiglio che consuma quegli sventurati schiavi negri non ha mai cessato di accelerare i battiti del mio cuore. Al contrario, se lo sguardo si posa su un'opera di Claude, mi ritrovo a dover sopportare niente più che una semplice raccolta di precise pennellate che non infondono in me alcun senso di sublime timore, senza citare il mare. Che assurdità! Vi prego di perdonarmi, signora Ruskin. Claude Lorraine era un genio. Sì che lo era. Avverto un eccesso di modestia nel signor Turner e non è necessaria tanta umiltà. Vedete, signor Ruskin? Sì? Esprimere giudizi riguardo al modo di dipingere una marina è una cosa. Ma credete, stare in mezzo agli elementi e quindi assimilare, interpretare ciò che si vede è una cosa del tutto diversa. Ben detto. Esatto. Oh, questo certo è possibile. Claude dipingeva dalla terraferma, guardando il mare sempre calmo, davanti al porto. No, è sicuro. Benedici l'Eterno, anima mia, che costruisce sulle acque le sue alte stanze e cammina sulle ali del vento. Molto appropriato, madre. Ti ringrazio, John. Quando mio figlio era appena un bambino, fu sentito osservare che le onde del mare sono davvero belle da guardare, ma stanno sempre arrivando o andandosene, senza mai essere visibili in una forma fissa per un secondo. Mi scopro a meravigliarmi della mia grande ricchezza di percezione, anche alla tenera età di 4 anni. Quanto è vero! Signor Ruskin, potrei porvi una questione alquanto spinosa. Oh, ma vi prego, signor Turner. Quale fra questi due vi scoprite a prediligere? Un pasticcio di manzo o un ovitello e prosciutto? Devo confessare, signor Turner, che mi scopro del tutto impreparato a rispondere al vostro quesito con la precisione che io vorrei. Vostra Maestà. Terribilmente piatto. Tedioso. E alquanto scuro, non trovate? Sir Martin. Signore? Chi è l'artista? Signore, mi sembra che sia... Il signor John Fernelly. Ah, il signor John Fernelly, signore. Il signor Fernelly. Turner. È evidente che sta diventando cieco. E questo è ignobile.
Unglaublich. Was ist das? Ich weiß es nicht. Un guazzabuglio giallo e sporco. È veramente un'opera orribile. Indizio inequivocabile di malattia mentale. Mal riuscita e spregevole. È triste. Il signor Turner ha preso congedo dalla forma in via definitiva. Già in precedenti occasioni ha usato per dipingere della panna o cioccolato, tuorlo d'uovo o gelatina di ribes. Ma qui è andato in cucina e ha usato tutto quello che ha trovato. Uova e spinaci? No, schiuma di sapone e calce bianca. Crostatine, fresche, appena sfornate. Dov'è il garzone sì malnato? Il suo destino è già segnato. Verrà distrutto, sventurato. Vaga mi coglie ispirazione. E quale? Che non sia un'aberrazione. Che cosa sta facendo? E ancora di più, perché? Che gli trami quello o questo lo vedremo molto presto. Il capolavoro che io presento dal signor Turner fu dipinto. Siamo d'animo schietto e di buon cuore, pur dubitiamo. Ma chi è il signore? Un volgare gentaglie e popolino. Uomo io son ricco e sopraffino. E per diventare ricco sfondato, di schiavi e caffè ho fatto mercato. La mia casa è piena di bellezze, quadri, sculture e gradevolezze. Mi piace bere e rimpinzarmi. Qual bizzarria aurora apparmi? È l'ultimo grido in fatto d'arte. Anche se sembrano pezzi di torte. Del signor Turner, questo è il quadro, che in casa vostra assai leggiadro. Oh, risparmiate le vostre moine. Lo compro. Ecco a voi 1000 sterline. Vi ringrazio con ardore. Niente ciance, spedite in poche ore. Lo farò, nessun timore. Che felicità! Urrà! Che batticuore! Sono ignorante d'arte e di gusto, ma son colmo di gioia perché? Perché va bene a Turner. Va bene anche per me. Mia immaginazione mi suggerì e promise di scrivere un poema. Accolsi subito la proposta. Molto saggio, comandante. Senz'altro. Sì. E deve essere aiutato a sbocciare le circostanze. Si ha l'opportunità. Sto ancora aspettando che il suo talento sorga e sbocci. Sono sicura che il talento possa essere distrutto, oltre che aiutato. Dipingere è poesia. A voi spesso è poesia. Forse è compito del marito far sbocciare quel talento, se esiste. I compiti di un marito sono immensi. Fra questi, coltivare la rosa che si è scelta è forse il primo fra tutti. Eppure la poesia racchiude spesso misteri inesplicabili. Sublime. A proposito, Isolamento. Solitudine. Non sono la stessa cosa. Senz'altro no, signor Turner. Arriverà. Signora Raskin. Arriverà. L'amore. Che ore sono? Sono le 6:35.
Il sole è alto in tutto il suo splendore. Devo andare. Non volete fare colazione? No, grazie tante. Tu stai bene? Sì, grazie. E voi? Sì, sì. Forse vi rivedrò stasera? No, non credo. Domani allora? No. Potrei anche smettere di cambiare le lenzuola qui. Signor Booth! Buongiorno. Fa un bel caldo adesso. Giornata afosa. Ecco. Oh, che avete preso? Un pezzo di corteccia. Oh. Ha l'aspetto di un angelo caduto. Che bei colori. Oh, tutto sudato. Muoio di sete. Buongiorno, signore. Buongiorno a voi, signore. Che bella giornata. Ah, buongiorno, signore. Il mio più caloroso benvenuto. Un cordiale buongiorno a voi. Dunque, voi sareste il signor... Il signor Booth? Ah, Booth. Sì, il signor Booth. Allora stabilita, se non sbaglio. Senz'altro, signore. Mayall. John Mayall. Non so perché lo sospettavo. Al vostro servizio, signor Booth. Dunque, se a questo punto voleste essere così gentile da accomodarvi... È questo il marchingegno? Esatto, signore. Quella è ciò che noi chiamiamo la camera. La camera? Sì, signore. Non la camera? No, signore, la camera. La camera? Sì, signore. Come in camera oscura? Ah, precisamente, signore, la camera. Ora, se posso chiedervi di venire a sedervi qui, su questa sedia? Il nome del produttore? Ci arriva direttamente dagli Stati Uniti, signore. E il suo nome vi sfugge? No, signore. A me il mio nome sfugge di tanto in tanto. No, davvero, signore? Vogliamo... Da quel che ho capito, voi venite dalle Americhe. Dalla splendida città di Filadelfia. Filadelfia è sulla costa orientale, giusto? Esattamente, signore. Vi prego di perdonare lo scrocchio delle mie ginocchia. Devo tenere o no il cappello? Posso chiedervi la vostra professione, signore? Ufficiale cancelliere. Un uomo di legge. Infatti. Allora credo che il cappello sia da tenere in testa, signore. Ora, se permettete che io posizioni questo dispositivo...
Cos'è questo strumento efferato? Ah, nulla di più che un delicato supporto, signore. Mi fa pensare a uno strumento chirurgico. È doloroso? Non nella maniera più assoluta, quindi se posso permettermi... Non è troppo scomodo per voi, signor Booth? Grazie, signore. Qual è il significato dello specchio che vedo qua? Ha la funzione di illuminare la vostra onorevole persona. Come il sole sopra un lago. Oh, molto divertente, signor Booth. Molto divertente. Che cosa si cela alle spalle di quel piccolo tappo in ottone? Un oculare? Ah, sì, signore, c'è una lente qui dietro. Come in un telescopio? Non è così diverso che in un telescopio. Grazie, Cornelius. È prismatica? No, temo di no, signore. Questa è una lente acromatica. Acromatica? Ora, permettete che vi osservi. Perché vi siete coperto il capo come un monaco sul patibolo? Serve solo a non far penetrare la luce, signor Booth. Ah, splendido, signore. L'immagine che voi create non ha alcun colore. Perché? Ah, purtroppo è una domanda a cui non abbiamo ancora una risposta, signore. Questo è tuttora un mistero. Grazie tante, Cornelius. E che tale rimanga a lungo. Dunque, se posso chiedervi di concentrare il vostro sguardo qui, su questi fiori, direi che ormai siamo quasi pronti. Grazie, Cornelius. Allora, richiederò la vostra più assoluta immobilità per i prossimi 10 secondi. E cominciamo. E ce l'abbiamo. È fatto? Abbiamo finito, signore. Ho paura che anch'io ormai sia finito. Oh, su via, signore. È una di quelle fotografie. La regina ne ha fatta una insieme al principe Alberto. Dite davvero? Altro che. Siete veramente un gran bell'uomo. Lo chiamano daguerrotipo. Oh, che inventeranno ancora? Dove ve l'hanno fatta? In città, sulla Strand, un uomo con una scatola. Andremo anche noi Dove? a farci fare il ritratto. Quando? Giovedì. Oh, Ho fissato un appuntamento. dovrete annullarlo. Non fa male. Non mi interessa. Non vorrete la mia vecchia faccia in una di queste? Sì, invece. Noi due insieme. Per sempre. Vi ringrazio del pensiero, però io non verrò. Quella è la camera. Signor Mayall, potrei importunarvi con una domanda? Ma certamente, signore. Ritraete anche paesaggi col marchingegno? Sì, mi capita di tanto in tanto. Quali, ad esempio? Beh, ho immortalato le grandi cascate del Niagara, signore. Le cascate del Niagara. Quelle, signore. Il più grande prodigio della natura. Fu proprio lì che una volta riuscii a catturare un arcobaleno. Sono verde dall'invidia. Le cascate del Niagara sono il fenomeno naturale che da sempre avrei desiderato vedere. Dite davvero, signore? Dunque, signore, se posso chiedervi di concentrare lo sguardo su questi bellissimi fiori. Grazie, Cornelius. Le cascate del Niagara. Presto i pittori andranno in giro per il mondo con una cassetta come gli stagnini, invece che con la tavolozza sotto il braccio. Sono certo che sarà così, signore, sarà così. Ma... Ora, se siete a vostro agio, signore, direi di procedere.
Grazie, signorina. Grazie a voi. Alla vostra, signore. Alla vostra, signor Gillott. Turner. Signore. Ho una proposta da farvi. Sì. I vostri quadri mi piacciono. Grazie, signore. Mia moglie ha un debole per i vostri 2 quadri compagni che già adornano il nostro salotto. Portate pure i miei omaggi alla vostra cara signora. Non mancherò. Grazie. E ora vi farò vedere uno dei miei quadri. Oh, davvero, signore? Sono incuriosito. 5 sterline, molto graziose. Sì, altro che. Per tutti i vostri dipinti io vi darò 20.000 di queste, pari a 100.000 sterline. Tutti i quadri a olio, tutti gli acquerelli, disegni, schizzi, tutto ciò che voi avete prodotto. 100.000 sterline, che cosa ne dite? Turner, sono un uomo molto ricco, un uomo che si è fatto da sé. In tutto il mondo, 3/4 di tutto ciò che è scritto viene scritto con un pennino Gillott, uno dei miei pennini. Mi godo la mia ricchezza. 2 cose mi dilettano nella vita: modellare un pennino dall'acciaio e fare soldi, e amo spendere i miei soldi in cose che mi danno piacere. E i vostri quadri mi danno molto piacere. Li voglio. Tutti. Signore, con un pizzico di rammarico e un notevole peso sul cuore, mi rincresce dirvi che è fuori questione. Per quale motivo? Perché sono un lascito. Le vostre opere? Lascito chi? Alla nazione britannica, signore. E quanto la nazione britannica le pagherebbe? Niente. Niente? Turner, vi sto offrendo una somma che non vedreste mai in vita vostra. Certo, signore, del che sono molto onorato. Accettate la mia offerta, allora. Non posso, signore. Voglio vedere le mie opere esposte tutte insieme in un luogo unico, visibili al pubblico, gratis. Turner, questo è irragionevole. Sì, forse. Non potete dar via così i vostri quadri, valgono troppo. Non siate così sciocco, ragionate. Buona giornata, signore. Buona giornata a voi. Damigella, accompagnate il signore, prego. Oh, signore! Oh, signore! Oddio! State lì, non vi muovete! Non vi muovete! Oh, signore! Oddio! Sono scivolato. Va meglio? Sta passando. Non vi alzate. È finito. State giù. Oh, povero caro. Oddio. Oh, sto bene. È passato. È passato. Piano, Ho piano. tanto da fare. Oh, no. Sedetevi. Sedetevi. No. Ho tanto da fare. Ho ancora tanto da fare. No, ora dovete sedere e riposare. Non è niente di grave. Venite a sedervi. Venite a sedervi. Coraggio. Pensate alle Meglio faccende. che- Pensate alle vostre siete- faccende. Non vi si può nemmeno aiutare. Sta ferma, mia Molly. Molly, sta ferma, non più far tanto ansioso il sospir. Preme forte nel seno il desir. Ma ti prego, mia Molly, sta ferma. Dal tuo labbro fremente e odoroso, fin nel mezzo, dove amor giace ascoso. Di mia gioia, tua gioia è conferma. Ma ti prego, mia Molly, sta ferma. Quei tuoi occhi semichiusi dal piacere, che rifuggon la luce nel godere, coi miei baci negherò alla lanterna. Ma
Ti prego, mia Molly, sta ferma. Dal tuo seno palpita amore. L'ansimar che di me fa malfattore. Mentre assalgo le turgide membra. Oh, mia Molly, cara Molly, sta ferma. Eccovi. Che cosa avete? Datemi il cappello. Date qua. Il mio quaderno per gli schizzi dov'è? Oh, Non c'è. sarà forse nell'altra tasca? No, non c'è. Non ve ne preoccupate adesso, da qualche parte sarà. Andremo a cercarlo più tardi. E la tela dov'è? Dietro di voi, caro, sulla sedia. Sì. Volete che vada a portarla di sopra? Cosa? La vostra tela. No. Vi prendo da bere. No. Ecco qua. Allora, dove siete andato oggi? Siete ritornato a Hyde Park? Sì. Bene. Come procedono i lavori? È un fenomeno di ingegneria. Lastre di cristallo, sopra lastre di cristallo, e vanno su oltre le nuvole. Deve essere una meraviglia da vedere. È una cattedrale di vetro. È l'unica. Caro. Oh. Oh, caro. Che ho fatto? Oh. Cattivo, guarda che hai combinato. Gatto cattivo.
Ma guarda tu. Allora, caro, c'è qui il dottor Price per voi. Si è fatto tutto il viaggio da Margate. Dottor Price. Buongiorno, Turner. Di qualunque cosa doveste aver bisogno. Grazie, signora Booth. Io aspetterò di sotto. Allora, mio caro Turner, come vi sentite? Mi sento piuttosto fiacco, signore. Mi dispiace davvero. Ci mancate molto giù a Margate. Margate. Provate dolore? Qui. Sentite il fiato corto? Sì. Vediamo. Siete venuto con la ferrovia? Sì, certo. E non posso più viaggiare in treno senza ricordare ogni volta il vostro miracoloso dipinto. Mio caro Turner, sono obbligato ad informarvi che le vostre condizioni sono molto gravi. Avete i giorni contati. E se vi restano affari da sistemare in questo mondo, dovreste farlo subito e cominciare a prepararvi per il prossimo. Dottor Price, con il massimo rispetto, posso suggerirvi di andare di sotto dalla signora Booth e giovarvi di un bel bicchiere di sherry, poi tornare di sopra e riconsiderare il vostro parere. No, signore, non penso che seguirò il vostro consiglio. Quindi sto per diventare nullità. Mi riesce un po' difficile pensare a voi come a una nullità. Buona giornata, dottore. Buona giornata a voi, grazie. Manderò subito qualcuno a prendere il laudano. Perfetto, non potrebbe essere in mani migliori. Faccio del mio meglio. Allora, vi avviate a prendere il battello al molo di Chelsea, quindi... Infatti, prenderò il treno di mezzogiorno da Charing Cross. Vi auguro di fare un viaggio tranquillo e vi ringrazio, dottore. Tornerò a trovarvi presto. Ce la fai? Numero 6. Devo riposare. Come? Devo riposare. Vi possiamo aiutare, cara? Cerco un uomo anziano. Un uomo anziano e basta? Non sapete il nome? Uomini anziani ce ne sono tanti qui. Abita alla porta accanto. Al numero 6. C'è un uomo anziano qui accanto che vive con quella brava donna di sua moglie. Dicono sia malato. Siete una sua parente? Non importa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
No, no, sono io, lo vedete? Sono io. Povera sventurata, deve essere morta annegata. Eccola là, quanta sofferenza avrà visto. Se un Dio c'è, è un Dio crudele. Ma che cosa fate? Devo disegnarla. Tornate immediatamente a letto, Joseph Mallord William Turner! No! No! Non avete nemmeno le scarpe ai piedi! Povera creatura. Venite, vi porto dentro. Su, no, andiamo, il ritratto lo finirete dopo. Andiamo. Coraggio, via, a casa. Damigella. Il sole è Dio.